Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buonasera a tutti qui dagli studi appunto di Radio Rossonera per quello che è la stanza di bottoni Fiorentina-Milan. Finisce 2-1 in sconfitta per il Milan che non riesce a tornare a vincere anche in trasferta in maniera convincente come magari era stato in casa con l'Atalanta. Con la Fiorentina cade in attesa di vedere invece mercoledì in trasferta contro il Tottenham. Commentiamo la gara di sabato sera con mister Emanuele Bottoni. Mister, ben ritrovato. Ciao. Buonasera Simone, buonasera a tutti. Mister, speravamo di trovare un Milan magari un pochino più compatto, non forse brillantissimo come poteva essere con l'Atalanta perché la partita di Champions incombe, però nemmeno così poco consistente, ecco. Sì, infatti resta da considerare sicuramente il fatto di quanto abbia potuto incidere la partita di Champions, cioè l'idea, comunque il pensiero a questa partita, anche se va sottolineato sempre che il Milan comunque in questa fase del suo sviluppo societario, del momento storico, dovrebbe assicurarsi comunque la permanenza in Champions League, no? Per una questione anche di economica, eccetera. E non lo sappiamo questo naturalmente, però forse un po' inciso, non lo so. Da un punto di vista invece del campo, cosa si è visto soprattutto? Che la Fiorentina è stata più aggressiva, quindi ha fatto un pressing più deciso, non ci ha fatto, diciamo, ragionare molto sui palloni, chiudendo un po' tutti gli appoggi, e per cui il Milan ha sbagliato tante palle in uscita e loro sono stati più alti di noi. Noi abbiamo cercato più che altro qualche contropiede, diciamo così. Alla fine infatti la Fiorentina ha meritato comunque di vincere. Peccato perché, ripeto, si era, diciamo, rimessa in piedi un percorso, adesso c'è stata questa battuta d'arresto, però bisogna vedere che valenza ha, insomma, nella ripresa del Milan, no? Certo che non è comunque una cosa bella perché, ripeto, una squadra forte deve comunque avere una certa continuità. Comunque non vinci, magari non perdere, ecco, non vinci, ok, pazienza, però non perdere. Mister, insomma, come ti spieghi invece il fatto che questa squadra ancora non, quest'anno quantomeno, il pilota automatico proprio non riesca a metterlo? Siamo ancora figli di gennaio, delle incertezze di gennaio? Vabbè, certamente là c'è stata una caduta, no? Mm. Quindi, come mi piace definirlo, diciamo così, siamo andati in rianimazione, no? Colpiti da un attacco cardiaco. E naturalmente poi il Milan è vero che è uscito dalla rianimazione in 3-4 partite, però stava sempre in ospedale, diciamo così. Non è che era fuori, quindi con le flebo, con le cose e col timore di ricadute. Adesso questa non mi sembra una ricaduta a livello di gennaio, questo No. no, però certamente è una battuta d'arresto che, ti ripeto, vedremo che peso ha nella, nel contesto dell'evoluzione della squadra, però certamente bene non depone, perché comunque la Fiorentina non è che solo ha vinto la partita, ha vinto insomma i duelli, ha vinto l'aspetto propositivo, una squadra che ha giocato di più, che ha aggredito di più, ha prestato di più, quindi diciamo, ha scelto meglio gli spazi da attaccare, ha palleggiato bene rispetto a noi, no? E per cui comunque è una sconfitta vera, questa qua non è una sconfitta, sai, sugli episodi, è una sconfitta vera che poi poteva anche non starci, magari poi esce il pareggio, poi il calcio, i risultati non sono sempre lo specchio, no? Però certamente la squadra non ha fatto benissimo e la Fiorentina invece ha fatto bene. Allora, mister, io inizio a farti qualche domanda, che stanno arrivando da casa già le prime considerazioni. Marco ti chiede, secondo te, mister, è stata solo una questione di testa approccio o sono stati compiuti evidenti errori tattici contro la Fiorentina? Potrebbe essere tutte e due le cose, cioè che i problemi di testa approccio alla gara potrebbero aver poi causato anche degli errori tattici, nel senso di un po' troppo rinunciatari, ma proprio parlo proprio non solo dello sviluppo del gioco, ma
dell'aggressione dell'avversario. L'avversario lo abbiamo, la prima pressione noi l'abbiamo fatta spesso al cerchio di centrocampo, non davanti alla loro area. Quindi comunque tempo e spazio di salire, di posizionarsi in posizione offensiva, e poi loro hanno trovato le giocate e tu vai in difficoltà. Se invece magari li prendi prima, naturalmente hai più possibilità e loro meno, gliele togli un po' di certezze, no? Quindi Certo. sono entrambe le cose, cioè nel senso che potrebbe anche essere che queste lacune che abbiamo avuto siano causate da un orientamento mentale verso la partita di mercoledì, non voluto. Spesso sono cose non volute che però magari però inconsciamente ti condizionano un po'. Tra l'altro, mister, è la prima volta da un bel po' di tempo che tornavamo ad affrontare una costruzione a 4, una difesa a 4, cioè quella della Fiorentina, e non è andata particolarmente bene, soprattutto per quanto riguarda la nostra pressione alta, non ce l'abbiamo Esatto. mai fatta mezza volta. Mai. Forse è anche sintomo che più che altro è stata preparata quella che arriverà tra 2 giorni, più che la partita di Firenze. È possibile, Simo. Io allora ti dico che secondo me non è esattamente così, però il risultato è questo, cioè che alla fine mentalmente ti sei un po' distaccato da questa partita per pensare all'altra, quando in realtà poi conta confermarti in Champions League, no? Perché se Mm. metti pure che batti il Tottenham, ma passi un altro turno, a parte i soldi che ti daranno, non lo so quanto incide, però il fatto è che rischi di rimanere fuori dalla Champions, perché le altre viaggiano, eh. Anzi, se la Juve non avesse avuto la penalizzazione, stavano proprio fuori. Eh sì, è già oltre in teoria la Juve. C'è un'altra domanda che invece, anzi più è una considerazione, che coinvolge Rebic. Te la faccio perché era da un po' di tempo che non la vedevamo titolare e quindi insomma tocca fare qualche valutazione anche su Ante. Tra una settimana c'è il Tottenham e noi abbiamo giocato, anzi meno, tra 3 giorni, 2. E noi abbiamo giocatori come Rebic che non hanno imbroccato un passaggio. Ora, al di là della questione fiorentina, mister, però Rebic, che dovrebbe essere il primo cambio sia di Leao, e in parte ti dirò, potrebbe essere anche il primo cambio di Giroud, Dice, quest'anno proprio niente, niente, niente proprio. ma pure l'anno scorso è stato molto Mm. evasivo, diciamo così. E quindi è una cosa un po' sorprendente, perché questo è un giocatore che ha fatto vedere che ha delle qualità importanti. Quindi perché abbia fatto questo calo di rendimento, a parte sta una volta infortunato, una volta no, una volta infortunato, una volta no, è così. Poi Giroud comunque ha rigiocato, quindi se è vero che il Milan pensasse se fosse vero che il Milan pensasse al Tottenham, magari Giroud poteva essere risparmiato. Mm. Quindi secondo me non è il fatto che hai pensato razionalmente al Tottenham, però probabilmente un po' inciso, perché poi se ne parla, l'ambiente ne parla, capito? Prepari la trasferta, prepari le cose e un po' avrà influito. Poi di Rebic non so che dirti, perché è sotto gli occhi di tutti che non sta dando il suo apporto. Eh no. Altra considerazione su un altro giocatore che in realtà non c'era, perché a Firenze era squalificato, dovrebbe giocare mercoledì. Tra l'altro, mister, non tanto da mediano perché è tornato Benasser, ma da altro trequartista oltre Leao. Quindi non Diaz che ha acciaccato problemi al ginocchio, oggi si è ancora allenato a parte, ma Krunic più Leao più Giroud. E ti viene chiesto da Sì. Gabriele se a questo punto la presenza di Krunic è diventata fondamentale. Sì, Krunic è un giocatore universale, prende da noi, ha fatto tutti i ruoli, persino qualche minuto di una partita, 20 minuti, pure il terzino ha fatto. Sì, Non l'ho falso 9, ha visto, fatto di tutto. non l'ho visto fare il difensore centrale e il portiere, per il resto ha fatto Mm. tutto, l'esterno sinistro, l'esterno destro, il mediano, il trequartista. È un giocatore intelligente, è un giocatore affidabile, è un giocatore che si applica, cioè che mette in campo le richieste che gli vengono fatte. Questi sono quei giocatori che ti fanno funzionare il meccanismo.
perché vanno nei tempi giusti. Quando un giocatore non va nei tempi giusti, i meccanismi si complicano, diciamo così. Quindi io quando c'è Krunic in campo sono fiducioso sempre sulla sua prestazione in qualsiasi ruolo lo metti, quindi va bene anche lì, sicuramente va benissimo. Daniele ti scrive: possiamo fare tanti ragionamenti tattici, ma la Fiorentina pressava con tutti i giocatori, mentre noi abbiamo regalato Rebic, De Ketelaere e sia Tonali che Benasser sottotono fisicamente. Questo incide. Certo In realtà, Daniele. ti faccio tra poco, ti mostro in grafica i dati di Tonali, perché dimostrano non tanto che è scarico, ma che ha corso male. Tra poco te li faccio commentare, mister. Poi torno su questo messaggio. Intanto, mentre recupero quella grafica, ti faccio la domanda di Carlo, che invece ti chiede che fine ha fatto Salmacher. Questo non lo so, È un bel mistero. io spero di sì perché ci dà quelli qui con Krunic e Salmacherz, sono molto ancora più fiducioso per la partita, no? Perché sono quei giocatori applicati tatticamente. Per quello che dice Daniele è assolutamente vero, cioè il calcio non è solo tattica, non è solo tecnica, ma è molto l'applicazione alla mentalità, alla rabbia, diciamo il fumus che ci metti in una partita. Naturalmente se tu prepari bene tatticamente ma poi non lo fai o lo fai timidamente conta poco, quindi l'atteggiamento del giocatore è fondamentale. Naturalmente è vero quello che scrive, che la Fiorentina, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, ha pressato bene in maniera coordinata tutti i nostri giocatori, mentre noi non l'abbiamo fatto. Li aspettavamo comunque la prima pressione, non sempre, ma nell'80% dei casi la prima pressione è stata fatta nel cerchio del centrocampo. Quindi fino al centrocampo loro erano liberi perché c'era una pressione isolata, no, del centravanti, ma lì ti mettono in mezzo e al centrocampo arrivano. E dopo lì magari abbiamo provato a chiuderli un po', ma là già che diventa tardi perché la squadra avversaria ha preso possesso della metacampo tua e in quel modo lì si mette nella condizione di avere il dominio del gioco, cioè il dominio del gioco ce l'hai quando i tuoi soldati stanno nel territorio nemico, no? Se li hai nel tuo territorio, i tuoi soldati, tu stai difendendo il tuo territorio, non stai attaccando l'avversario, quindi dipende dalla strategia che adotti. Se ti senti più debole difendi la tua postazione e se ti senti più forte attacchi o comunque ci provi. E quindi è assolutamente vero la descrizione che faceva pure Daniele. Poi di Saelemaekers io spero che, io non capisco, da un anno e mezzo è stato, quando secondo me era una delle pedine chiave insieme a Chessy e ahimè Çalhanoğlu 2 anni fa e Krunic l'anno scorso. A proposito di questa domanda, mister, sono andato a recuperare i dati che avevamo tirato giù per il talk di oggi. Te li faccio vedere. Aspetta, devo tirare via il banner, altrimenti è un problema. Non leggiamo. Tonali è stato quello che ha corso di più in tutta la partita, non degli 11, ma dei 22, quindi di quelli che hanno iniziato la gara, sia in run che in sprint. Quindi è quello che ha corso di più ad alta intensità ed è quello che però agli occhi poi sembra un po' più scarico di tutti. Questo perché probabilmente lo abbiamo fatto correre male. Sì, probabilmente ha corso in maniera abnorme perché chiudere probabilmente degli spazi che si aprivano e quindi poi il lavoro diventa oscuro e le cose che fai, diciamo, fai 100 cose, 50 le puoi pure sbagliare proprio perché comunque quando corri sbagli, cioè nel senso che mentre sei in corsa tutto diventa più difficile da un punto di vista tecnico, no? Quindi se invece tu sei corto, con i giocatori compagni vicini e ti suddividi il lavoro anche atletico, sei più vicino e le cose escono meglio. Quindi certamente è una lettura possibile da dare questa qua. Torno invece, mister, alle domande, quindi torniamo in studio per la prossima domanda che in realtà è più un qualcosa legato al prossimo futuro. Tommaso ti chiede come vedresti De Ketelaere al posto alla Milinkovic-Savic in un Sì. 4-3-3.
Sì, sì, sicuramente, ma potrebbe avere caratteristiche simili, no? Mm. Che questo è il motivo per cui poi Luis Alberto con Sarri ha sofferto a trovare posto, finché non ha imparato. Vedete, cioè io adesso stavo parlando di, prendo spunto, no? Per far capire. Per esempio, tra Cataldi, faccio un esempio, e Luis Alberto, no? Luis Alberto è oggettivamente un po' più forte, no? Come giocatore nel complesso. Sì. Perché Sarri per un anno ha preferito altri giocatori a Luis Alberto? Perché ci sono degli equilibri che naturalmente se tu sfrutti come mezzala di inserimento Milinkovic, l'altra mezzala deve essere molto più equilibrata. Questo per spiegare quante volte abbiamo detto, anche riferendoci al Milan, no? Quello è più forte, quello è più forte, quello è più forte, vogliamo quello che è più forte, è un fenomeno, è qua e là, però alla fine contano gli equilibri e gli equilibri devi essere in grado di darli con anche i giocatori intelligenti in campo, cioè intelligenti, non perché Luis Alberto non sia intelligente, però ha delle caratteristiche diverse. Mm. Adesso che ha imparato anche a fare gli equilibri, a dare gli equilibri, vedi che Sarri lo mette sempre più spesso, per dirti. Quindi questo riguarda anche il Milan. Noi a un certo punto nel Milan abbiamo pensato quello è più forte, quello è più forte, quello è più forte, e di conseguenza abbiamo tolto quelli più deboli che però ti facevano vincere partite perché davano gli equilibri, capito che voglio dire? Quindi Tommaso assolutamente come tipologia di giocatore lo potrebbe pure fare, ma lui, io ti dico proprio a occhiometro, perché l'occhiometro a volte ti fa vedere pure le cose giuste. Cioè lui secondo me deve innanzitutto cambiare mentalità, cioè essere più lottatore, e poi la frequenza di corsa, cioè la grinta nella corsa, cioè una corsa troppo passiva, troppo non aggressiva, capito? Là, per esempio, quello è un ruolo che poi hai pure da rincorrere, no? Da prendere una Mm. palla di testa. Allora, Milinkovic, per esempio, di testa è dominante, no? Devi fare un contrasto, devi avere forza fisica, e Milinkovic ha forza fisica, cioè se tu vai a fare un contrasto con Milinkovic non lo sposti, non è che arrivi e lo sposti, quello rimane dove sta. C'è una serie di cose che fanno la differenza tra un giocatore e un altro. Ecco dove dobbiamo guardare noi. Non è solo i piedi, ragazzi, cioè se noi vediamo sempre solo i piedi, quello calcia bene, quello ho capito tutto che calcia bene, però se vuoi essere un giocatore completo devi avere anche altre caratteristiche, a meno che non sia un fenomeno assoluto che uno dice ok, non corre, non lotta, perde i contrasti, però due palle che prende me le butta all'incrocio, e allora l'allenatore là fa le sue valutazioni, no? E dirà pure vabbè, me lo tengo così com'è. Vado avanti, mister, perché ci sono un bel po' di domande ancora, quindi Sì, bisogna andare rapidi con, ad esempio, Nicola ti chiede l'inserimento di Bakayoko. Non capisco perché Bakayoko abbia superato in gerarchia Vranks e Pobega. adesso io questa è una cosa che pure io non mi spiego, però probabilmente c'è il fatto che 4-2-3-1 devi coprire una certa zona di campo e di spazi. Con il 3 dietro magari tu hai una densità maggiore, una copertura maggiore, per cui le tue grandi leve possono avere un supporto, diciamo così. Mm. Questo potrebbe essere una lettura. Eh, Invece prima, ti ripeto, dovendo coprire tutto il campo, noi ci ricordiamo che Benasera quante volte rimaneva da solo a centrocampo, no? Da solo proprio, Anche abbiamo a fatto Firenze. tante slide, no? E là diventa difficile poi per Bakayoko perché non ha quella corsa a brevilinea aggressiva, no? Ha più il passo lungo. Adesso perché abbia superato il gerarchia di Ranks, io e di Pobega non lo so, perché a me, cioè, a parte Pobega non lo vedo molto tra i due mediani, no? A parte questo, ma Branks a me quando l'ho visto mi è parso un tipo reattivo, aggressivo, non mi è mai dispiaciuto questo ragazzo. Mm. Considerate però che poi nell'ambito di una squadra, di uno spogliatoio, ci sono dinamiche che noi da fuori non vediamo, no? E quindi magari ci si meraviglia perché quello sta fuori, perché quello così, però in realtà ci sono cose che noi potremmo non sapere. Per esempio, un adattamento allo spogliatoio
non ideale che ha potuto avere, ma dico una cavolata, cioè, probabilmente sono stupidaggini, però sono cose che potrebbero starci e noi non conosciamo, per esempio. Vado ancora avanti, mister. Buonasera, ti chiede Giuseppe. Per il mister, dal punto di vista tecnico-tattico, quanto può pesare il fatto che, schierato dal primo minuto Bennacer, Tonali e Krunic, avremmo solo Pobega come ricambio a centrocampo? Sì, È sicuramente, la certamente. versione probabile di Londra, eh? Sì, 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 ho capito, ho capito. Certamente è una, diciamo, tra virgolette, un rischio, perché se tu hai tre titolari in un reparto, ne devi avere in altri due, no? Se tu hai la difesa a 4, puoi avere 4 centrali. Se hai una difesa a 3, a 5, a 3, tu ne devi avere 5, ne devi avere uno in più, no? Perché i posti in quel ruolo aumentano. Se giochi 4-2-3-1 devi avere un certo tipo di terzino e gli esterni offensivi in un certo modo. Se giochi 3-4-2-1 devi avere meno esterni e più interni. Cioè, dico un esempio. Quindi, in effetti, è stato fatto un mercato per una squadra che agiva in un certo modo e adesso si stanno adattando i giocatori ad agire in un altro modo. E questa è una delle cose che possono succedere. Giuseppe, però consideriamo pure che male che va, facciamo le corna, ne devono uscire due, uno ce l'ha che entra, a parte pure Franks, uno sta in lista, non sta in lista? No? No? E allora significa che giocherà col centrocampo a due, e quindi c'è De Ketelaere, metti lui, c'è Messias che può fare il 2-1, no? Uno dietro, dei due dietro la punta, cioè le soluzioni poi le trovi con caratteristiche diverse dei giocatori, però in campo ci va, cioè la metti a squadra, diciamo. Altra questione, Simone ti chiede, senza Leao e con Rebic non si poteva andare con le due punte e il tre quarti per dare più peso offensivo, dato che Rebic non strappa come Leao? Tra l'altro credo che più o meno in realtà abbiamo fatto questo. Sì, sì, più o meno sì. Diciamo che Rebic tornava un po' di più, no? Perché è uno che tatticamente torna più di Leao. Infatti in alcune azioni l'ho visto che stava proprio nella metà campo nostra in fase difensiva. Ehm, Però alla fine, cioè, pure se partiva un po' più da dietro, però si appoggiava poi sulla linea offensiva avversaria, quindi comunque bene o male è questo, no? Oppure se ci va De Ketelaere e resta lui un po' più sotto, è sempre 1-2, no? Quindi alla fine non mi sembra una... Cioè non dobbiamo pensare al fatto delle posizioni, ma come sviluppi il sistema che indichi, no? Se tu fai Mm, mm. 3-4-2-1, ma i due dietro all'uno stanno più avanti che dietro, diventa 3-4-3 alla fine, no? Con le ali più strette, però diventa 3-4-3, quindi non è adesso questo una cosa su cui dobbiamo fossilizzarci, diciamo così. Francesco ti chiede se non vedi scarsità di schemi e di automatismi, soprattutto quando siamo pressati alti. Sicuramente sì, perché poi tra l'altro cambiando modo, anche se poi pure quando stavi a 4 potevi costruire a 3 col play davanti ai 3, quindi una specie di rombo, perché alla fine ripetiamo sempre i numeri sono relativi, le descrizioni di sistema, però certamente il Milan non ha questa grossa mentalità, cultura del fraseggio basso, non mi sembra una squadra completamente portata ad avere questa caratteristica qua, ma è una squadra che va più forte o andava più forte, non so come, che verbo usare, in quale periodo, diciamo che il Milan è una squadra che verticalizza di più, cioè la mentalità è quella della verticalizzazione più che del fraseggio, della costruzione bassa, eccetera, eccetera. Altra questione. Mister, cosa ne pensi della difesa 3? Tomori, Kier, ciao, con Kalulu, esterno di destra. Cioè, è una cosa, secondo me, che è una cosa che può fare, ma prima di lui ci sono altri giocatori per fare il quinto. Oddio. Se volete vi faccio tutto l'elenco. Ci sono Salmacher, Eh, Messias,
Florenzi al rientro. Calabria. 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 Se ci mettiamo anche Calolo... No, cioè voglio dire, se hai un'emergenza lo fa, però se devi scegliere Tomori e tenere fuori tutti questi altri, secondo me ha poco senso, ecco, credo. A proposito di Florenzi, quando sarà a condizione, non pensi possa essere il titolare per il posto di quinto a destra? Allora, Florenzi è un giocatore importante, non è in discussione che ha un piede importante di categoria, insomma, un piede di giocatore di livello, no? Adesso fare il Mm. quinto, considerate che deve fare più corsa che fare il quarto, sia dietro oppure qualche volta quando sostituiva Saelemaekers, no? Quindi comunque deve stare in condizione fiorente per fare quel tipo di lavoro, quel tipo di fascia. Eh, non lo so, ecco, cioè, dipende dalle condizioni fisiche che lui raggiunge, diciamo così. Altra domanda, mister. Qui andiamo un pochino più sul tattico. Tommaso ti chiede, ma un 4-3-3 compatto e aggressivo non metterebbe d'accordo tutti? Tre centrocampisti veri con un incursore, Tonali, Pobega, Krunic e Calullo a destra. Tommy, Tommaso, è quello che facciamo prima, è quello che quando io l'ho detto mille volte, In pratica sì. 4-2-3-1 di Pioli era un 4-3-3, perché se tu ci metti Cialanoglu è una mezzala all'Inter che fa Cialanoglu, la mezzala sinistra. Se ci metti Krunic è una mezzala sinistra. Chiaramente è la mezzala che si appoggia di più sulla punta, che va sotto punta, si inserisce di più, no? E quindi di conseguenza diventa 3-4-1, no? Perché non è più Mm. 3 a centrocampo, ma è uno che salza. Quindi di fatto quando io dicevo i nostri equilibri non possono fare a meno di Saelemaekers, Cialanoglu, poi Cialanoglu è stato ceduto, Krunic, oppure che sì, pure Barra che sì, qualche volta l'ha fatto anche lui stare alto, no? Una volta il mister ci mise pure Benasel, mi ricordo, però diciamo quelli più adatti erano Cialanoglu, Krunic e che sì, che fecero quel ruolo là. Quindi di fatto tu avevi un centrocampista aggiunto, poi lascia perdere che scrive il giornalista 4-2-3-1 oppure Sky o DAZN quando mettono la schermata, no? Voi Mm. dovete vedere cosa fa in campo un giocatore, non quello che è scritto, perché quello è statico, è una fotografia, ma i giocatori in campo non stanno come una fotografia, si muovono, no? Quindi dipende l'incarico che hanno. E da noi c'era no, Rebic che si eccede, che si fece pure una doppietta prima di partire in Coppa d'Africa, a Empoli mi sembra, Mm. da appunto trequartista, no? Da trequartista, però questi sono trequartisti atipici, cioè sono dei veri e propri centrocampisti che poi in fase di non possesso palla rientrano nel centrocampo. Quindi che cosa succede? Si perde palla, che sì, diciamo Krunic, che ce l'abbiamo ancora, sta alto, quindi perdiamo palla, l'altra mezzala esce per recuperare la palla, il play lo segue e la mezzala che è uscita dal gioco perché ha perso palla rientra, ruota e rientra nel meccanismo del centrocampo e quindi sta sempre a tre. Non rientra Krunic, no? Perché sta proprio in porta avversaria. Chi è che si alzava a volte? Calabria. Quindi Calabria ristruttura un centrocampo a tre e la difesa diventa a tre. La difesa diventa a tre con Messias maggiormente, con Saelemaekers ridiventa a quattro perché mentre Calabria accorcia a centrocampo, Saelemaekers va a fare il terzino. Alla fine stavi sempre equilibrato, questo è il concetto. Tu stavi sempre equilibrato, quindi dire 4, 3, 1, 2, 5, 9 serve a poco, serve capire chi è in campo e cosa fa. Altra domanda, altro giocatore di cui ancora non abbiamo proprio parlato. Si parla molto del vice Benasser, mister. E se fosse Adli, ha le caratteristiche da regista, secondo te? Allora, secondo me ha le caratteristiche da regista, visione di gioco e buoni piedi. Quello che un po' mi lascia solo un po' perplesso è un po' che è un po' nella corsa, lo vedo un po' quella corsa lenta, diciamo, no? Non è quella, hai visto Benasser scatto breve, brevilineo, aggressivo, no?
lui invece è uno più che ha la corsetta, no? E poi però con i piedi è molto bravo, quindi magari io lo vedo di più, sicuramente lo può fare, a livello di piedi lo può fare, però lo vedrei di più tipo in un centrocampo a 3, quindi un centrocampo a 3 a destra per dire, quindi ha più spazi per smarcarsi, liberarsi. Quando giochi centrale, noi calcoliamo sempre questo aspetto, che più giochi centrale, più stai in mezzo alla densità. Cioè, praticamente più giochi al centro del campo, più è difficile giocare. Questo è il concetto. Più giochi esterno e più è facile giocare. Ecco perché Suso a volte faceva un figurone, no? Si metteva lì giù, palla sui piedi, mentre arriva il terzino, ti fa la giocata, quel cross, no? Di sinistro dentro e ti rubava un po' l'occhio. Però poi alla fine se lo metti dentro una densità, per esempio il Suso della situazione, comunque decade la prestazione. E questo mi È preoccupa. la sua fase difensiva per me. Vabbè. Poi Adli appunto lo vedo, non è un paragone con Suso, ruoli diversi eccetera, lo vedo un pochino poco veloce, ecco, rapido se c'è densità, quindi lui è un giocatore che deve andarsi a trovare degli spazi dove c'ha tempo di stoppare e giocare e trovare un avversario che te lo fa fare, te lo consente. Mister, ho una domanda un po' pesantina di Simone, te la faccio. Se un giocatore, Ibra, ha più peso sui compagni rispetto all'allenatore, sia durante gli allenamenti che in panchina con il solo alzarsi, non può essere un sintomo che Pioli ha poco peso sulla rosa? No, allora Simone ti spiego, se il giocatore che ha incidenza sullo spogliatoio e sui compagni ha sposato l'allenatore è una cosa anche positiva perché aiuta l'allenatore e Ibra comunque il primo Ibra di 2 anni e mezzo fa è sicuro che aveva sposato le proposte dell'allenatore e lo aiutava a far sì che i ragazzi le mettessero in campo. Quindi se lui fa questo seguendo le richieste dell'allenatore, non vedo una cosa così negativa. Certamente non potrebbero farlo tutti i giocatori, se no diventerebbe una fiera. Questo lo può fare un giocatore di 40 anni, 41 anni che ha una storia, un peso, una personalità, un carisma che è positivo, che quindi fa questo per crescere, non per sfasciare, no? Naturalmente, se no andrebbe messo all'angolo, ovviamente. Cioè, se un giocatore si alza dalla panchina dando dei consigli che non sono quelli dell'allenatore, non lo può fare assolutamente, no? Se invece segue la filosofia dell'allenatore è una cosa persino positiva, direi Simone. Insomma. Andiamo avanti. Noto però un dubbio nel mister. Ibra continua a sposare le richieste di Pioli? In che senso? Lui dice forse dal mio tono di voce pensa che abbia qualche Ah, dubbio. nel tuo, pensavo nel mister Che, Pioli, cre- ok. non so, credo forse si riferisca a me, non lo so, magari sbaglio, però non credo perché non credo si riferisca a Pioli perché non vedo dove lui abbia potuto manifestare dubbi, Mm. Pioli, no? Ma ti ripeto, secondo me sì, altrimenti sarebbero intervenuti sia Pioli che la società, perché è normale che se io sono allenatore nella squadra e dico una cosa e va il mio capitano, non giocatore che sia, Sei no? tu, mister. Sì, grazie. Cioè che tu che sia un giocatore di esperienza, di personalità, cioè queste cose tu le permetti quando sai che hai un giocatore di carisma che però viene con te, sta con te. Allora tu gli permetti di parlare, se no non glielo permetti. Cioè gli fai rescindere il contratto, lo mandi via. Non è che non credo che Pioli sia autolesionista, insomma, no? Altra domanda, te la fa Karim sulla formazione di mercoledì. Come la metteresti giù? Tonali Benaser, centrocampo, a destra Saelemaekers, a sinistra Hernandez, dietro la punta Krunic e aiutami Simo, Leao. Krunic e Leao, chiaramente Krunic e Leao e la punta l'attaccante. Poi dietro i tre che sceglie il mister, è uguale. Ok. Ma tu andresti Cioè, più
I tre dietro li faccio scegliere a Pioli, questi li decido io, ovviamente. No, ovviamente, mister, ha perso un po' di posti in squadra Simon Kier ultimamente, i tre titolari, tolta la partita appunto di Champions, sono sempre stati Kalulu, ciao Tomori, Kalulu, ciao Tomori, anche per me giustamente, per dare anche un po' di continuità a tre difensori che non si erano mai conosciuti in campo, quindi ci può stare anche fare giocare un po' di più. Però pensi che ad esempio mercoledì l'esperienza di Kier, come era stata per l'andata, possa essere un po' più d'aiuto? Sì, ma è possibile che metta Kier per questi motivi, cioè la partita internazionale potrebbe mettere Kier, se no mette questi è uguale, cioè alla fine siamo sempre competitivi lì dietro, dai, lì dietro abbiamo buoni difensori, no? Poi Mm. sappiamo che la fase difensiva è una cosa che tutti devono aiutare, compreso gli attaccanti, no? Come diceva il Bonzacchi, la difesa parte dal centravanti, no? Una buona fase difensiva. Però è vero pure che sono bravi, voglio dire, adesso al di là di come la squadra sta in campo, eccetera, certamente più la squadra aiuta, più meno li espone, però i ragazzi sono giocatori interessanti tutti quanti, cioè i nostri difensori centrali sono bravi, diciamo, no? Quindi alla fine sì, se sceglie Kier è una questione di esperienza, lo sceglie Kier, però non è detto che sia così. Vado ancora avanti, mister. Daniele ti scrive: Buonasera, mister, Forza San Giuliano. Vabbè, è Grazie. fin qui. Tomori, con la sua irruenza e lo scarso uso della testa, mi ha stufato. Si può dire perché sul rigore è stato un po' troppo irruento. Cioè, poteva anche valutare di aspettare un attimo a entrare. C'era Ciao che sta venendo incontro. Come si dice, croce e delizia. Lui è un giocatore istintivo, quindi che Mm. fa di questa istintività il suo punto forte, perché a volte sembra veramente quasi incosciente, no? Di fare delle uscite coraggiose, diciamo così, che spesso vanno a buon fine, e a volte questa irruenza lo condanna un po', lo condanna un po' a... Sì, là in effetti cioè, ci stava tutto il rigore, voglio dire, ma si è capito nel momento in cui lui ha fatto quel tipo di corsa che gli finiva addosso, no? Però adesso non lo mettiamo in croce, voglio dire, sono cose che succedono, è la caratteristica sua di come difende, di come gioca, no? Mm. Però magari impara, ancora è giovane, impara pure a risolvere queste situazioni. Mister, gli ultimi minuti li passiamo con il prossimo futuro. Che ne dici di De Zerbi? Lasciando stare, vabbè, Pioli, eccetera, in generale te lo chiedo. Che ne Sì, sì, pensi di sì. De Zerbi? Vabbè, ma De Zerbi oggi è il prodotto italiano più interessante, no? Il profilo italiano per quanto riguarda i tecnici è il più interessante perché comunque è un creatore, no? Cioè ci Mm, sono i tecnici che sanno quelle cose, studiano quelle cose, fanno quelle cose un po' tutti uguali, va? Poi mm, chi riesce meglio, chi riesce peggio, perché poi dipende dal momento storico in cui vai in una squadra, i giocatori che hai, no? L'alchimia che si crea, come sei motivatore, magari uno è un motivatore bravo, valido, quindi riesce comunque a far esprimere bene la squadra, però bene o male i concetti sono quelli, no? Invece De Zerbi fa parte di quella categoria di allenatori che ce ne sono ogni 10, 15, 20 anni che comunque inventa delle cose, cioè mette in campo delle cose nuove, anche coraggiose, perché rischia sempre di prendere gol in costruzione, ne ha presi a Sassuolo, eccetera, eccetera, però convince i giocatori a fare un certo tipo di calcio che è bello da vedere e raggiunge anche risultati. Poi naturalmente, Simone, c'è il fatto che Sarri alla Juventus era un asino, secondo la stampa nazionale, no? Sarri, per fortuna che arriva Pirlo, finalmente un allenatore da Juve, Pirlo, perché Sarri è un asino. Questi sono gli italiani, no? Per mhm. fortuna non tutti, non tutti. E magari questo che voglio dire con questa storia, con questo che ho inserito Sarri, che magari De Zerbi va in una squadra di quel tipo, no? Che vince 9 scudetti di seguito, va lui e non è l'allenatore giusto, perché
perché i giocatori sono abituati in un altro modo, quindi lui potrebbe essere e farebbe e direbbero di lui quello che hanno detto di Sarri, no? Che è un asino. E la realtà è un'altra. Quindi ecco, l'unico dubbio che c'è, dubbio, ma tra virgolette, non è un dubbio, l'unico punto interrogativo, ecco, più che dubbio, che ci può essere su De Zerbi è che quando va in una squadra, perché poi ci sono le categorie, no? Non c'è solo C, B e A, poi c'è la piazza tale, la piazza quale, la piazza così, la piazza quale. Naturalmente poi dipende in quale piazza vai e quanto tempo ti danno e i giocatori, che disponibilità trovi nei giocatori, perché al Sassuolo eccetera trovi gente in rampa di lancio, no? Che poi il Sassuolo vende a 30-40 milioni. Nel Milan, dico il Milan per non nominare altre squadre che non le voglio nemmeno nominare, troverai più giocatori affermati e devi trovare la loro disponibilità per fare il calcio che hai nella testa. Quindi l'unica cosa è questa. Ecco perché spesso nelle squadre più forti vanno di moda più gestori, no? Il gestore, quello che gestisce il gruppo, bene o male hai 4-5 giocatori forti che fanno la differenza, crei qualcosa per mettere quel giocatore nelle condizioni di fare il tuo bene, il bene della squadra e riesci ad andare avanti. Magari poi invece un creatore viene visto male perché fa lavorare la squadra anche mentalmente, deve stare concentrato, fa delle richieste particolari, il giocatore lavora di più e il giocatore lavorando di più l'istinto è quello di dire questo mi sta sulle palle, scusate il termine, è meglio che se ne va. Però come allenatore non si discute, secondo me è il più bravo che c'è adesso in circolazione. Ultima domanda, mister, è per domani sera, cioè che partita ti aspetti, te la fa Marco, giocatore da tenere d'occhio nel Tottenham, anzi mercoledì, quale potrebbe essere l'impostazione tattica dell'inglese, insomma, anche vista l'andata, mister, che partita ti pensi possa essere impostata da Conte? Adesso chiamo il mio amico preparatore atletico che lavora, che è il preparatore di Conte. Mi hanno Mister, fatto se vogliamo sentire. fare un piacere al Milan, è un attimo fare il passaggio. Sì, ma tanto non me lo dice, no? Figurati, no scherzo, parliamo sempre di altro, però vabbè, squadre, diciamo che il mister non so se rientra Conte, comunque sta fuori perché ha avuto un intervento chirurgico abbastanza delicato, per cui è rientrato, hai visto col Milan è rientrato, no? Sì, poi è Ma, tornato fuori. ma non stava bene, ma si vedeva che non stava bene. Infatti, No. quando l'ho visto all'intervista, ho detto questo, cioè, quel che gli dice la testa, si vedeva che infatti è dovuto rientrare, no? Mm. Quindi non so se domani va perché i medici l'hanno un po' frenato Mm. e comunque l'assenza di Conte fa. Però lì è una bolgia, cioè diciamo lì quelli sono ambienti che non facili da affrontare, no? Quindi è una partita delicata che se il Tottenham prende campo, cioè prende fiducia, poi diventa difficile. Allora bisogna essere in grado, sì, di avere un equilibrio e saper difendere bene, ma bisogna essere in grado anche di ferirli ogni tanto, no? Cioè con lo spadino ogni tanto gli devi fare un graffio, gli devi, Eh, no, per cioè in modo rischiare che di non essere lì. se no se ti chiudono lì poi diventa tragica perché tra il pubblico, l'ambiente Ah, il inglese, te spari fisico, palle da fermo, insomma, il se iniziano a metterne fisico. troppe dentro. Certamente i giocatori, ce ne stanno diversi bravi, vabbè Kane è un giocatore internazionale, un attaccante completo, un attaccante che sa giocare per la squadra, per fare gol, strutturato fisicamente, cioè che ha tutte le caratteristiche del campione, no? Mm. Quindi è una squadra, è una partita difficile, Simo, ma è normale che cioè, in Champions League non è che cioè, poi le partite sono difficili perché non so, io ho visto l'Eintracht che con il Napoli è parsa una squadra debole rispetto al livello Champions, no? Però Mm. magari è il Napoli che l'ha resa debole, non lo sappiamo bene, no? Può essere. Però sì, D'altronde qualcosa in c'è, qualche Bundes squadra. messa bene. No, dicevo, qualche squadra che lascia un po' di gap c'è.
però bene o male dagli ottavi in poi trovi sempre squadre organizzate, dai quarti non ti dico, cioè comincia a incontrare squadre che sono forti, c'è poco da fare, quindi ogni partita è una lotta, è una battaglia. Mister, noi siamo arrivati in chiusura, ci ridiamo appuntamento come al solito per la prossima partita, che è appunto Tottenham-Milan. Grazie ancora per essere stato qui con noi e buona settimana. Grazie a voi Simo, grazie a te, grazie a tutti, grazie. Grazie ancora anche da parte mia per essere state qui con noi. Ci ritroviamo come al solito domani. Tra l'altro, domani saremo anche a Milanello per seguire la rifinitura della squadra, il primo quarto d'ora di allenamento. Ve lo possiamo mostrare direttamente sui nostri social, quindi seguiteci domani per tutte le nostre dirette fino a il filo rossonero classico del martedì. Grazie a tutti, buona serata, ci ritroviamo presto. A domani.